Ciao e benvenuto al nostro podcast di italiano. Siamo felici che tu sia di nuovo con noi oggi. Oggi parliamo di un tema utile quasi ogni giorno in Italia. I mezzi pubblici. Sì, è davvero un tema quotidiano. Bus, treno, metro. Li uso sempre. Esatto. Per molti studenti di italiano è una situazione stressante. Sei in stazione, non sai quale treno sia quello giusto. Vuoi chiedere a qualcuno, ma mancano le parole. Lo conosco molto bene. A volte ho preso l'autobus sbagliato perché non ho chiesto. Esatto, e succede a molti, non perché non parlino italiano, ma perché in quel momento non sanno da dove iniziare. Proprio questo cambiamo oggi. Imparerai come fare domande, come capire ciò che ti viene detto e come orientarti in stazione, alla fermata e in metro in italiano. Sembra molto pratico. Esatto, perché questo è vero italiano. Non viene dai libri, ma dalla vita reale. Immagina una situazione tipica. Sei nuovo in una città. Devi andare da qualche parte, non sai quale bus prendere. Cosa fai? Guardo il mio telefono. Oppure chiedo a qualcuno. Esatto. E oggi impari a fare queste domande in italiano. Semplice, chiaro e sicuro. Ma prima di iniziare, una cosa veloce. Abbiamo scritto il nostro primo libro. Parla di brevi storie della vita quotidiana in Italia. Come oggi tratta di situazioni reali, stazioni, autobus, conversazioni con sconosciuti, corto, semplice e naturale. Con l'acquisto sostieni il podcast e ci aiuti a creare nuovi contenuti. Grazie mille. Trovi il link nei commenti. E ora iniziamo, perché oggi vogliamo che tu possa muoverti davvero in Italia, in italiano. Sono curiosa. Perfetto, passiamo al primo capitolo. Bene, partiamo ora e inizio con le parole più importanti. Perché prima di fare domande ti servono le parole giuste. Sì, ne conosco alcune, ma non sono sempre sicura. Allora le vediamo insieme, semplice e chiaro. La parola più importante è il treno. È il classico treno passeggeri. Dici, prendo il treno. Prendo il treno. Molto bene. Poi c'è la metropolitana. È il treno sotterraneo. In molte città italiane è molto importante. Prendo la metropolitana. Perfetto. Poi c'è il treno regionale. Viaggia quasi sempre in superficie. Collega diversi quartieri o paesi vicini. Prendo il treno regionale. Molto bene. Poi c'è l'autobus. Lo conosci di sicuro. Prendo l'autobus. Esatto. E poi c'è ancora il tram. È il piccolo treno di città. Corre su rotaie attraverso le strade. Prendo il tram. Perfetto. Questi sono i 5 mezzi più importanti. Treno, metropolitana, treno regionale, autobus, tram. È facile da ricordare. Esatto. E ora arrivano i luoghi più importanti. La stazione. È il punto principale da cui partono i treni. Sono in stazione. Molto bene. La fermata. È il luogo dove si ferma bus o tram. Aspetto alla fermata. Perfetto. La banchina. È la piattaforma da cui parte il tuo treno. Il treno parte dalla banchina 3. Molto bene. E il binario. È la rotaia su cui viaggia il treno. In Italia senti spesso: il tuo treno parte dal binario 4. Ah, binario. L'ho già sentito in stazione, ma non l'ho mai capito. Esatto. Ora lo sai. Binario è il numero della rotaia. Ora facciamo un piccolo esercizio. Ripetete tutti ad alta voce. Prendo la metropolitana. Prendo la metropolitana. Ora aspetto alla fermata. Aspetto alla fermata. Ora il treno parte dal binario 2.
Il treno parte dal binario 2. Molto bene. Senti davvero queste frasi ogni giorno in Italia. Mi accorgo che ho già sentito queste parole, ma ora le capisco meglio. Esatto. Capire le parole è una cosa, usarle da solo è un'altra. E ora arrivano altri verbi importanti. Viaggiare. Lo usi per treno, bus e metro. Viaggio in autobus. Molto bene. Prendere è anche molto naturale. Prendo la metropolitana. Perfetto. Cambiare. Significa che passi da un mezzo all'altro. Devo cambiare. Molto bene. E salire e scendere. E entrare e uscire dal treno. Scendo qui. Perfetto. Queste sono le parole e i verbi più importanti. Con essi puoi già dire molto. Nel prossimo capitolo vediamo come fare domande, perché questo è il punto più importante quando sei in giro. Sì, ne ho davvero bisogno. Spesso sono in stazione e non so chi chiedere. Allora andiamo avanti. Bene, passiamo ora alla parte più importante. Come chiedi la direzione giusta? Come chiedi quale autobus prendere? Come scopri quando parte il tuo treno? Sì, proprio questo mi serve. A volte resto lì e non capisco gli annunci. E poi non oso chiedere. Questo è un problema molto comune e il motivo di solito non è l'italiano, il motivo è l'insicurezza. Non sai da dove iniziare. Sì, esatto. Penso di dire qualcosa di sbagliato e poi nessuno mi capisce. E questo cambia oggi. Ora ti do domande molto semplici che puoi usare subito. La prima e più importante domanda è: scusa, come arrivo alla stazione? È una frase classica, educata, chiara e diretta. Scusa, come arrivo alla stazione? Molto bene. Puoi sostituire la parola stazione con qualsiasi altro luogo. Come arrivo alla fermata? Come arrivo alla stazione centrale? Come arrivo in centro? Come arrivo alla fermata? Perfetto. E ora un'altra domanda molto importante. Quale linea va alla stazione centrale? Quale linea va alla stazione centrale? Molto bene. È una frase forte. Chiedi il numero della linea. E la risposta di solito è la linea 4 o la metro A. Ah, quindi il numero della linea. Esatto. E poi puoi chiedere ancora: e dove devo cambiare? E dove devo cambiare? Perfetto. Queste sono 3 frasi con cui te la cavi in quasi ogni situazione. Ora ti do ancora più domande semplici. Quando parte il prossimo autobus? Quando parte il prossimo autobus? Molto bene. Questo autobus ferma alla stazione centrale. Questo autobus ferma alla stazione centrale. Perfetto. Quante fermate mancano ancora? Quante fermate mancano ancora? Molto bene. È una domanda molto pratica, soprattutto se sei in metro e non sai quando scendere. Me lo chiedo spesso. Esatto. E ora un'altra domanda importante per il treno. È questo il treno per Milano? È questo il treno per Milano? Molto bene. Semplice, diretto e chiaro. Ora facciamo un piccolo dialogo. Sei in stazione. Non sai da quale binario parte il tuo treno. Io sono un passante. Scusa, puoi aiutarmi? Certo, di cosa hai bisogno? Cerco il treno per Firenze. Da quale binario parte? Un attimo. Credo che parta dal binario 7. Ah, grazie. E quando parte? Tra circa 10 minuti. Molto bene, grazie mille. Di nulla. Perfetto. Questa è una vera conversazione in stazione. Breve, chiara e naturale. Mi sembra molto meno intimidatorio di quanto pensassi. Esatto. Non ti servono frasi lunghe. Ti servono solo le domande giuste. Nel prossimo capitolo vediamo come capire gli annunci in stazione, perché spesso è la parte più difficile. Oh sì. Gli annunci degli altoparlanti non li capisco quasi mai. Allora andiamo avanti. Pausa breve. Capisci l'italiano davvero bene.
Ma capire e parlare sono due mondi diversi. Stiamo creando un sistema unico di lingua di 30 giorni per persone come te, che vivono in Italia o vogliono viverci ma non osano ancora parlare. Niente grammatica noiosa, solo 15 minuti al giorno. Puoi già riservare il tuo posto e avere il 30% di sconto sul corso. Il link è in descrizione. Expatly, where speaking becomes living. Bene. Ora arriviamo a un punto molto frustrante per molti studenti. Gli annunci in stazione e sul treno. Senti qualcosa, ma non capisci nulla. Sì, è davvero difficile. La voce è spesso poco chiara e tutto va così veloce. Esatto. E non dipende solo dal tuo italiano. Anche molti madrelingua non capiscono sempre gli annunci. La qualità è spesso davvero scarsa. È bello saperlo. Pensavo di essere l'unica con questo problema. No, capita quasi a tutti. Ma ci sono comunque alcune parole e frasi che devi conoscere. Se senti queste parole chiave, capisci l'essenziale. Quindi non tutto, solo l'essenziale. Esatto, spesso basta. La prima parola importante è ritardo. Significa che il treno arriva più tardi del previsto. Ah, ho già sentito questa parola. Ma non sapevo esattamente cosa significa. Ora lo sai. Se senti ritardo significa aspetta ancora un po', il treno arriva dopo. E quanto dopo? Di solito lo dicono dopo. Per esempio, il treno ha circa 20 minuti di ritardo. 20 minuti di ritardo. Esatto, così sai che devi aspettare. La prossima parola importante è soppresso. Significa che il treno o l'autobus oggi non parte proprio. Oh, è peggio del ritardo. Sì, se senti il treno è soppresso oggi, devi cercare un'alternativa. Soppresso. Lo ricorderò. Molto bene. Poi c'è in orario. Significa che tutto è normale. Nessun problema. Quindi il contrario di ritardo. Esatto. Il treno parte in orario. È un buon segno. E poi ancora cambio binario. Significa che il tuo treno ora parte da un altro binario. Questo è importante. Altrimenti resti al binario sbagliato. Esatto. Se senti cambio binario, guarda il tabellone. Lì vedi il nuovo binario. Ora ti faccio ascoltare un annuncio tipico. Lo dico lentamente. Prova a capire l'essenziale. Attenzione al binario 3. L'Intercity per Roma ha oggi circa 15 minuti di ritardo. Ci scusiamo. Ok, ho sentito binario 3. Roma e ritardo. 15 minuti. Perfetto. È tutto ciò che ti serve. Sai dove sei, sai dove va il treno e sai che devi aspettare. Non devo capire tutto. Solo le parole chiave. Esatto. Questo è il segreto. Ascolta le parole chiave, il resto puoi ignorarlo. Ora facciamo un esercizio. Ripetete tutti ad alta voce. Di. Il treno ha ritardo. Il treno ha ritardo. Ora. L'autobus è soppresso oggi. L'autobus è soppresso oggi. Ora. Il treno parte in orario. Il treno parte in orario. Molto bene. Queste frasi ti aiutano a valutare subito la situazione. E un ultimo consiglio per questo capitolo. Se non hai capito qualcosa, chiedi semplicemente. Puoi dire: scusa, non ho capito. Può ripetere, per favore. Scusa, non ho capito. Può ripetere, per favore? Perfetto. È una frase molto naturale e cortese. E la maggior parte delle persone ti aiuta volentieri. Nel prossimo capitolo vediamo come comprare un biglietto. Anche questa è una situazione che rende molti nervosi. Oh sì. Il distributore automatico di biglietti in Italia è a volte davvero complicato. Allora andiamo avanti. Pausa breve. Spero che la storia ti piaccia finora. Se vuoi non solo ascoltare l'italiano, ma anche capirlo e parlarlo davvero,
Ho scritto un libro. Brevi storie avvincenti in italiano, che ti fanno avanzare passo dopo passo. È già disponibile online. Il link è nella descrizione o fissato come commento. E ora torniamo alla storia. Divertiti! Bene. Ora arriviamo a una situazione che molti studenti evitano: comprare il biglietto. Al distributore o allo sportello? Sì. Preferisco sempre comprare i biglietti online perché non so cosa dire. E questo è un comportamento tipico. Ma oggi lo cambiamo, perché comprare i biglietti in italiano è più facile di quanto pensi. Davvero. Sì, ti servono solo poche frasi e le impari adesso. Allo sportello, cioè quando parli con una persona, dici: un biglietto per Roma, per favore. Un biglietto per Roma, per favore. Molto bene, è il modo più semplice e diretto. Dici dove vuoi andare e quanti biglietti ti servono. E se ho bisogno di 2 biglietti? Allora dici: 2 biglietti per Roma, per favore. 2 biglietti per Roma, per favore. Perfetto. Poi di solito ti chiedono solo andata o andata e ritorno. Cosa significa? Solo andata significa che viaggi in una sola direzione. Andata e ritorno significa che vai e poi torni. Ah, andata e ritorno è quindi un biglietto di ritorno. Esatto. E rispondi semplicemente: solo andata, per favore. Oppure andata e ritorno, per favore. Andata e ritorno, per favore. Molto bene. Poi forse ti chiedono ancora: prima o seconda classe? Seconda classe, per favore. Perfetto. La maggior parte viaggia in seconda classe, è normale. Ora un'altra domanda importante che puoi fare: quanto costa il biglietto per Firenze? Quanto costa il biglietto per Firenze? Molto bene. Oppure c'è un biglietto più economico? C'è un biglietto più economico. Perfetto. È una domanda molto utile, perché in Italia spesso ci sono prezzi diversi. E al distributore automatico è ancora più difficile. Al distributore fai tutto toccando lo schermo. Non devi parlare, ma devi capire le parole sullo schermo. Le parole più importanti sul distributore sono destinazione, è la città dove vuoi andare. Destinazione. Roma, per esempio. Esatto. Poi, biglietto singolo. È un biglietto per una sola corsa. Biglietto singolo. Biglietto giornaliero. È un biglietto per tutto il giorno. Puoi viaggiare quante volte vuoi. Biglietto giornaliero. È comodo. Molto bene. E corsa breve. È un biglietto più economico per tragitti corti in città. Corsa breve. Quindi, per esempio, solo poche fermate. Esatto. E ora una frase importante se non riesci ad andare avanti. Vai all'infopoint e dici: scusi, può aiutarmi? Non capisco il distributore. Scusi, può aiutarmi? Non capisco il distributore. Perfetto, è onesto e diretto e le persone in stazione ti aiutano volentieri. Ora ho molto meno paura di comprare il biglietto. Esatto, perché ora hai le parole e le parole danno sicurezza. Nel prossimo capitolo vediamo come parlare con altre persone in treno o in autobus. Piccole conversazioni che succedono davvero. Oh, è interessante. In treno siedi spesso accanto a qualcuno e non sai cosa dire. Proprio questo facciamo dopo. Bene. Ora passiamo a un tema che molti studenti trovano molto interessante. Piccole conversazioni in treno o in autobus, momenti brevi che succedono davvero. Sì. A volte siedo accanto a qualcuno e penso: vorrei dire qualcosa, ma non so come. E questo è normale. Anche i madrelingua non parlano sempre tra loro. In Italia alcune persone restano in silenzio sui mezzi. È una scelta culturale. Ah, è interessante.
A volte pensavo di fare qualcosa di sbagliato quando tacevo. No, in Italia il silenzio in treno va benissimo, non devi parlare. È bello saperlo. Ma a volte succede lo stesso. Qualcuno ti parla, oppure hai bisogno di qualcosa, e allora devi reagire. Per esempio, Per esempio, qualcuno siede sul tuo posto prenotato. Cosa dici allora? hmm, probabilmente non direi nulla e mi siederei altrove. Lo fanno in molti, ma puoi anche dire semplicemente: scusa, credo che questo sia il mio posto. Scusa, credo che questo sia il mio posto. Molto bene. Educato e diretto. La maggior parte delle persone si scusa e si alza. È davvero semplice. Esatto. E ci sono altre situazioni. Qualcuno ti chiede: è libero questo posto? Sì? Il posto è libero? Oppure, no, mi dispiace, è occupato. Perfetto. Risposte brevi e chiare, proprio giuste. E a volte qualcuno chiede l'ora. Che ore sono? Sono le 2:30. Oppure, è poco dopo le 11. Molto bene, sono risposte tipiche. E a volte succede anche qualcosa di bello. Qualcuno vede che guardi una mappa o il telefono e chiede: cerchi qualcosa, posso aiutare? E poi sono felice se posso rispondere. Esatto. Dici: sì, cerco la fermata Duomo. Sa dove devo scendere? Sì? Cerco la fermata Duomo. Sa dove devo scendere? Molto bene. È una frase reale, naturale e diretta. E se qualcuno ti aiuta, alla fine dici: grazie mille, è stato molto gentile. Oppure semplicemente: grazie. Grazie. Questo lo so di sicuro. Esatto. E a volte basta un sorriso e un grazie. La lingua non è solo parole. È un bel pensiero. Ora facciamo un piccolo riepilogo di queste conversazioni quotidiane. Ripetete tutti ad alta voce. T. È libero questo posto. È libero questo posto. Ora, scusa, credo che questo sia il mio posto. Scusa, credo che questo sia il mio posto. Ora, sa dove devo scendere. Sa dove devo scendere. Perfetto. Queste sono frasi vere della vita reale. E ancora un piccolo avviso. Nel nostro programma di lingua lavoriamo proprio su questi momenti. Niente sola grammatica, niente liste di vocaboli da memorizzare, ma vere conversazioni, vere situazioni. Se ti interessa, guarda pure nei commenti. Sembra proprio il prossimo passo giusto. Esatto. Passiamo ora alla chiusura di questa puntata. Sono pronta. Perfetto. Andiamo alla fine. Bene, siamo alla fine di questa puntata. Voglio riassumere tutto ancora una volta. Oggi c'erano molte cose pratiche. Sì. Ora mi sento molto più sicura. Credo che la prossima volta in stazione potrò davvero chiedere. Questo è proprio l'obiettivo. Non un italiano perfetto, ma un italiano che ti fa andare avanti. Rivediamo insieme. Nella prima parte abbiamo imparato le parole base: treno, metropolitana, treno regionale, autobus, tram, stazione, fermata, banchina, binario, e i verbi viaggiare, prendere, cambiare, salire, scendere. Ora sento queste parole ogni giorno in modo diverso. Esatto. Con le parole base capisci subito molto di più. Poi abbiamo visto come fare le domande giuste. Come arrivo alla stazione? Quale linea va alla stazione centrale? Quando parte il prossimo autobus? È questo il treno per Milano? Queste domande mi danno davvero sicurezza. Esatto. Poi abbiamo imparato le parole chiave degli annunci. Ritardo, soppresso, in orario, cambio binario. Se senti queste parole, capisci subito cosa succede. Non devo capire tutto, solo le parole chiave. Perfetto. Poi abbiamo praticato l'acquisto del biglietto. Un biglietto per Roma, per favore.
Andata e ritorno, per favore. Quanto costa il biglietto? Sono frasi che puoi usare subito. E se non capisco il distributore, chiedo semplicemente aiuto. Esatto. Alla fine abbiamo fatto piccole conversazioni in treno. È libero questo posto. Sa dove devo scendere. Frasi brevi ma molto importanti. Questo mi ha aiutato di più, perché vivo davvero queste situazioni. Esatto. Questa è la differenza. Non italiano teorico, ma italiano per la vita reale. E ora il tuo compito. Per te e per tutti gli ascoltatori. Ok, sono pronta. La prossima volta che prendi autobus, treno o metro, immagina di dover chiedere qualcosa. Quale domanda faresti? Pensa un attimo, poi scrivi la domanda nei commenti. È un esercizio molto pratico. Esatto. Se vuoi, scrivi anche com'è andata. Hai chiesto a qualcuno. Ha funzionato. L'apprendimento non accade solo qui nel podcast, succede nei momenti veri, alle fermate vere, nei treni veri. Sì. Dopo averlo fatto una volta, la seconda è più facile. Esatto, è un ciclo, ti butti. Funziona. Ti butti di nuovo, così cresce il tuo italiano. Se vuoi parlare italiano davvero, in situazioni quotidiane come queste, guarda il nostro programma di lingua. Lavoriamo proprio su questi momenti. Come reagire quando sei nervoso, come iniziare una conversazione, come farti capire davvero. Il link è nei commenti. È proprio ciò che serve quando si vive in Italia. Esatto. Grazie per essere stato con noi oggi. Ricorda, il tuo italiano non deve essere perfetto. Deve solo portarti da A a B. Può farlo già ora. Grazie, Pietro. Oggi è stato davvero utile. Con piacere. Ci sentiamo alla prossima. Alla prossima. A risentirci. L'hai fatto molto bene. Ora il prossimo passo è parlare con sicurezza. Prenota il tuo posto nel corso di 30 giorni e ottieni il 30% di sconto. Link in descrizione. Alla prossima!